Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qui con noi Dario. Ciao a tutti, sono Dario. Allora Dario, tu oggi vieni qui per un dolore alla schiena, quindi sei un super sportivo, Che tipo di sport stai facendo? Palestra particolare mi avevi Sì, detto? faccio palestra, però faccio powerlifting. Powerlifting, cioè, quindi chiaramente stai definendo, stai facendo tanti allenamenti abbastanza di forza anche immagino, Sì, giusto? non sto definendo, sono in massa, Ah, però in sì, massa, faccio ok. allenamenti di forza. E dove ti ha fatto male la schiena? La zona lombare. Ok, la zona lombare, fammi vedere un po', ci sono dei movimenti, esatto, andando in basso ti fa male? Sì, mi fa Già male subito? esattamente qua. Ok, solo sul lato destro Sì. qui, se premo così fa male o no? Sì. Sì, se premo invece dall'altro lato No, no? sul lato Ok, perfetto. E se io faccio, guarda, questo movimento con la pelle, lo senti tipo più sensibile? No, E se lo faccio di qua? uguale. Uguale. Se lo vado a pinzettare un po' di più, lo senti più sensibile? No. No. Vediamo un po' poi a pancia in giù. Mettiti cortesemente qui, faremo un esame per costruire proprio il tuo corpo con l'intelligenza artificiale. Vediamo subito quindi i muscoli e la ricostruzione di tutta la tua postura. Guarda avanti per piacere, rimani fermo fermo. Adesso girati sulla destra per favore. Perfetto. Guarda avanti, rimani fermo fermo. Ancora gira a destra per favore, fermo fermo e dritto. Ora abbassa la testa e tocca le ginocchia per piacere. Esatto, fermo così. Benissimo, vieni pure, ti faccio vedere tutto quanto il tuo corpo ricostruito. Eccoci qua. Allora, come puoi notare, il sistema motifisio sta notando che hai dei disequilibri, soprattutto che vengono dal basso, dagli arti inferiori. Quindi probabilmente, ora ti faccio vedere anche i muscoli. Eccoci qua, abbiamo delle tensioni un po' maggiori, ok, del dovuto sulla zona proprio delle cosce, mentre le zone diciamo più in basso e più in alto sono un pochino più deboli e non riescono a compensare, quindi probabilmente anche questo tuo problema alla lombare sta derivando dal fatto che la lombare stessa non ha un supporto muscolare locale, perché sicuramente quando si fa tanta palestra è facile che si vadano ad attivare insomma la maggior parte dei muscoli più estetici, però spesso rimangono leggermente più indietro i muscoli lombari. Questo purtroppo è quasi sempre presente, anche se diciamo si sfrutta comunque l'aiuto di professionisti del mestiere. La cosa, ecco, che notiamo subito, che vedi non hai grossissime problematiche, però che il lato sinistro è un pochino più teso, mentre il destro è quello debole, quindi tu il dolore lo puoi avere sia in questi tratti qua, volendo anche in altre zone della stessa parte, però nella parte proprio che ti fa male, zona più o meno della L3, ora la controlliamo meglio con pancia in giù sul collettino, ma la zona che ti fa male è proprio quella dove si sta sviluppando il cambio di curva maggiore, non so se te ne rendi conto, te lo faccio vedere così, ok? Questo è come dovresti essere, questo come sei, quindi nell'area, vedi, dove si sviluppa la curva è facile che si sviluppino proprio i dolorini proprio articolari, va bene, anche proprio i piccoli blocchi che sbloccheremo subito. Abbiamo delle problematiche di interesse a livello proprio dell'arto inferiore, lo guardiamo senza muscolatura, ok? Dovresti essere così, ok? Invece sei leggermente in iperestensione, non so se si nota bene dalla telecamera, niente di esagerato, però comunque è bene stare attento a questa problematica per evitare poi fastidi a livello proprio delle ginocchia anche. Se guardiamo la parte invece superiore,
in questo momento sei un po' schiacciato, ok? Le scapole vanno molto in avanti, mentre vedi dovresti essere un pochino più aperto, chiaramente, per garantire anche un respiro ottimale e delle posture un pochino più corrette anche per la stessa cervicale. Va bene? Detto questo, andiamo a vedere un attimo quest'area qua. Non ci sono grosse curve se non quelle che ti ho fatto vedere, però le possiamo vedere in maniera più complessa, ok? Guardando, vedi precisamente, ecco qua, tutta l'area. Noi ci andiamo a guardare la vertebra che, come ti dicevo, secondo me è un pochino più complessa, un pochino più infastidita, e la possiamo un po' vedere direttamente in questo modo. Eccoci qua, molto più vicina, così possiamo chiarire ancora meglio la situazione. Vedi? Questo è come sei, vedi, è proprio molto più facile notare, vedi? E questo è come dovresti essere, quindi quest'area qua è proprio l'area in assoluto che sta creando più disturbo. Ti faccio mettere per piacere già seduto verso di me, per piacere. Allora, vorrei fare dei piccoli test neurologici sui muscoli legati appunto alla colonna lombare per vedere se possiamo, se ci sono delle debolezze che indicano un'area specifica ovviamente della lombare. Mantieni, guarda, il piede così, spingi all'interno, verso di qua, sì, grazie. Esterno, a luce in alto, verso di me la gamba, benissimo, mantieni così, resisti alla mia forza e qui abbiamo la prima debolezza effettivamente. Mantieni qui, spingi in alto. E anche qui, questa è L1 e L2 al lato destro, quindi effettivamente qualcosina si era creata. Mantieni il piede così, spingi all'interno, spingi all'esterno, a luce in alto, verso di me la gamba, tutta, sì, sì, grazie mille, mantieni così, resisti, ok, solleva, spingi in alto, vedi qua, non abbiamo niente, quindi dove hai il dolore effettivamente è proprio l'area L1 e L2, ok? Allora andiamo a prendere innanzitutto una luce infrarossi. Eccoci qua, che attiverà un po' il sistema nervoso. Faccio il giro da qua, così non ti... Prendo il mio arthrostim e andiamo a stimolare. Perfetto. Allora, andiamo a ritestare i muscoli che erano indeboliti, quindi mantieni così cortesemente, resisti ed è straforte, solleva, spingi in alto ed è straforte, subito. Ti faccio mettere a pancia in giù, aspetta che ti sistemo tutto. Certo. Prego. Voglio ripetere un attimo quel test che ti facevo prima, se hai qualche sensibilizzazione maggiore in questo tratto qua rispetto a quest'area qua. Leggermente. Leggermente. E questa è proprio la tipica condizione di disfunzione, si chiama disfunzione somatica, ok? Se io premo fa un po' male qui, giusto? Sì, leggermente. Se io vado giù dovrebbe essere 0, No, vado ancora giù 0, se vado su quasi 0, ma qui fa male, giusto? Questa è la tipica condizione, ok? Se io premo qui fa male, giusto? Se premo anche la stessa vertebra dall'altro lato o giù non c'è niente o quasi niente, giusto? Proprio un blocco ben preciso dell'area lombare L1 e L2, che possiamo anche confermare, eccolo qua, proprio si vede chiaramente, ok, con il nostro nervoscopio, ok, che capta il calore, ovviamente il microcalore dell'area. Allora, andiamo un po' a liberare la muscolatura e nel frattempo cominciamo ad articolare. Ops. Andiamo
o apertura. Qui proprio a livello palpatorio si denota la minore tensione della tua muscolatura, ok? A livello proprio dei lombari, su questi ti dovrai un po' concentrare, mentre qui sei molto tonico, c'è proprio tanta tensione, ok? Infatti ora vediamo, mi mettiamo anche un po' di coppettine che ti fanno bene per la catena muscolare posteriore che era un po' stressata, però qui proprio la tensione è pari a quasi a zero, ok? Cioè la differenza è troppo alta, va bene? Eccolo. Eccolo qua. Allora, scusa, tolgo un po' le calze. Allora, qui anche vedi c'è tanta tensione, vedi è proprio tutta un po' la catena posteriore, la catena muscolare posteriore parte proprio dalla parte anteriore, paradossalmente della fronte, e prende un po' tutta poi la schiena, il dorsale, la lombare, la parte glutea, tutta la schiena fino alla fascia plantare. Quindi ora faremo proprio un lavoro proprio di sblocco proprio con le coppette, che amo tantissimo, ecco, in questo senso, proprio perché ci permettono proprio di rilasciare la fascia, eccole qua. Nelle aree più tese. Con questa percussione con calore e luce infrarossa proprio andiamo un po' a stimolare e anche un po' ad attivare questa muscolatura che non lavora bene, gli diamo proprio una bella attivazione.
Si sentono questi che dici? Col doppio mitra. Uno per ogni occasione. Penso non ci sia nessuno al mondo che ne ha più di medie. Questo cos'è? Questo è un macchinario che fa, a differenza degli altri, vibrazione concentrica, e in questo caso proprio letteralmente andiamo a sciogliere tutta la muscolatura, ok, più profonda, ok? E già qua sei stra mega libero, eh? Lo sento. Ora lo sblocchiamo. Guarda, lavorando in questo modo, vedi anche con le coppette che lavorano nelle aree più tese, ok? Che in questo caso erano proprio qui, a livello della fascia plantare. Qui chiaramente andiamo un po' a stimolare, ridare proprio ossigenazione, ok? Con diverse tecnologie. Qui andiamo a continuare, insomma, con le percussioni proprio profonde per rilasciare. Tu praticamente avrai un po' tutto il corpo subito mega rilassato. Andiamo a togliere le coppettine. Ognuna fa una funzione diversa. Interessante, no? Mettiti sul fianco verso di me. Rilassante, vero? Vorrei anche un po' parlare del beneficio che ha un trattamento con le coppette, che molti non comprendono, non ne capisco il motivo sinceramente, però molti non lo comprendono, perché spesso, ok, nel tuo caso poco, perché ci sono persone che hanno effettivamente dei lividi maggiori oppure niente, ok? Cosa vuol dire questo? Queste coppette venivano utilizzate proprio per aspirare, addirittura usavano il fuoco col bicchiere, aspiravano letteralmente la pelle, lo fanno ancora, e attraggono ovviamente che cosa? Tutta la fascia muscolare, il muscolo, lo stesso, la pelle e di conseguenza il sangue. Se una zona è molto congestionata, per noi vale come diagnosi, ok, di tessuto, se rimane un piccolo livido, ok? Più rosso, più scuro è diciamo, il risultato, il livido, più congestionata e grave, diciamo, era la situazione a livello del tessuto. Ovviamente non si possono usare in certe patologie, soprattutto autoimmuni, meglio evitare di usarlo ovviamente quando la pelle è troppo sensibile, però soprattutto per lo sportivo, per delle grosse contratture muscolari, sono meravigliose. Se meglio di questo praticamente veramente non troveremo. E i lividi sono grossi o c'è? Solitamente prendono ovviamente la forma della stessa coppetta, ma se ne vanno subito, ok? No, nessun problema. Tu non hai livido, hai solo rossore. Eccola là, Qua. bella lì, precisa. Vieni dall'altro lato. È solo rossore come il 90% delle persone. Poi persone come me che a quanto pare,
ho più problemi, io con la pelle mi rimangono di più. Vedi, è una cosa poi alla fine anche soggettiva, morbida. Mamma. Che meraviglia. Pancia in su. 1, 2, tieniti bene in questo modo, grazie. Eccoci qua. Mettiti un pochino più in alto, per favore. Va benissimo. Morbido. Aspetta, tieniti un attimo prima così. Certo. Grazie. Ok. Direi fantastico. Faremo un esame delle catene muscolari, ok? Per vedere se c'è tutto in regola. Mi dai per favore dritto per dritto questa gamba. Spingi tutte e due in alto. Ok, catena anteriore, perfetta. Dritto per dritto, spingi in alto tutto. Catena anteriore, perfetta bilateralmente. Detto questo, vieni in piedi per piacere. E mettiti per fuori un attimo qui, giusto per girati verso di qua e vai un po' giù e dimmi se hai ancora fastidio. No, certo. 0, ok, perfetto, anche se vai fino in fondo, giusto? Sì. Se facciamo di nuovo il movimento così, fa male? No. 0. Direi che è molto semplice, molto veloce, molto intuitivo. Mi fa piacere mostrare questo tipo di trattamenti perché effettivamente nella semplicità si vede che si possono fare tante cose. È vero che sono stati usati tantissimi macchinari, in realtà a me piace fare le cose così, mi piace usare tante cose, mi piace usare tanti macchinari e dare magari un po' più di beneficio oltre al solo lavoro con la mano, però di base basta fare una corretta diagnostica di dove sta il problema, si risolve subito, va bene? Ok. Per quanto mi riguarda, carissimo, il nostro trattamento è finito. Gentilissimo, Grazie per la aver ringrazio. scelto il mio studio. Ma di cosa? Grazie a tutti.